Sono a Viñales, uno dei luoghi più incredibili di Cuba. Una valle circondata da suggestive montagne a forma di panettoni. Vi porto con me alla scoperta di grotte impressionanti. Arriveremo fino al famoso murales della preistoria, visiteremo una piantagione di tabacco, dove proverò a fumare un sigaro realizzato al momento. Ammireremo uno dei tramonti più spettacolari dell'isola di Cuba. E non perdete l'ultimo giorno, che passeremo una meravigliosa giornata in un caio paradisiaco. Viñales è una bellissima valle dichiarata Patrimonio Mondiale dall'Umanità dall'UNESCO, situata nella provincia di Pinar del Río, a circa 180 km dalla capitale Havana. A catturare la nostra attenzione sono soprattutto i mogotes, le montagne calcaree che si ergono sulla valle e rendono Viñales uno dei posti più affascinanti di Cuba. Oltre alle bellezze naturali, Viñales è rinomata per la coltivazione del tabacco e la produzione di sigari che vedremo nei dettagli fra poco. La valle è facilmente raggiungibile dalla Havana, in circa 2 ore e mezza in auto o 4 ore col pullman. Ho optato per un taxi collettivo, che secondo me è la soluzione migliore per spostarsi a Cuba. Ti vieni a prendere dove ti trovi e a un prezzo abbordabile. Sono arrivata nel primo pomeriggio e ho scelto di soggiornare in una casa particolare, che sono case private in cui i proprietari ospitano i turisti. È un'opzione che vi consiglio di prendere in considerazione se volete fare una vera immersione nella cultura cubana. La famiglia che ti ospita è solitamente molto accogliente e cerca di aiutarti in tutti i modi durante il tuo soggiorno. Su richiesta, i proprietari possono prepararti anche colazione e cena a un costo addizionale. Ho prenotato direttamente dalla casa particolare i taxi e le escursioni a Viñales. Nello stesso pomeriggio dell'arrivo ho fatto un'escursione a cavallo insieme al mio compagno nella valle verdeggiante di Viñales, tra montagne, palme e campi rossi, dove vengono coltivati il tabacco, il caffè e la canna da zucchero. A un certo punto ci siamo fermati a visitare una grotta, accompagnati da una guida locale. Una vera e propria avventura, perché abbiamo attraversato la grotta per diversi metri, quasi tutta al buio, illuminati soltanto da una torcia dalla guida e le luci dei nostri telefonini. Bisogna venire direttamente qui per poter apprezzare la bellezza di questo luogo. In fondo c'era una piscina naturale dove si poteva fare il bagno. Non si vede, ma ci sono buttati quasi tutti, ma io non me la sono sentita. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Uscendo dalla grotta abbiamo continuato la passeggiata e abbiamo fatto una sosta in un piccolo capanno dove mettono ad essiccare le foglie di tabacco. Ci viene illustrato il procedimento della lavorazione delle foglie di tabacco
con la possibilità di fumare un sigaro pocciato nel miele. Esto se utiliza miele, tradición al Che. Che Guevara era asmático. Sí. Y fumaba el sigaro con la miele. Non siamo tenuti ad acquistare niente, ma per chi ha l'intenzione di portare dei sigari da Cuba, questo è il posto giusto dove prenderli. E dopo aver bevuto almeno un mojito e fumato un sigaro, abbiamo iniziato il rientro godendo del bellissimo paesaggio colorato dal tramonto. Hoje é o nosso segundo dia aqui em Vinhales e nós decidimos alugar 2 bicicletas para passear o dia inteiro no Vale de Vinhales. Então o aluguel da bicicleta custou 10 euros por cada bicicleta. A gente vai mostrando para vocês ao longo do percurso as atrações que a gente vai visitar. Questa è un'opzione molto valida per godere appieno della natura di questo posto straordinario. Prima fermata, Cueva dell'Indio. È un antico insediamento indigeno situato a circa 5,5 km al nord di Vinhales. Agora na Cueva de los Índios e o bilhete custa 350 pesos e já está incluído um passeio de barco aqui dentro. La grotta venne riscoperta da un contadino nel 1920. All'interno si possono ammirare delle spettacolari stalagmiti e stalattiti che sono il risultato di un processo lentissimo e continuo che dura centinaia di anni. Si percorre un tratto di circa 200 metri a piedi prima di arrivare alla barca. Poi si raggiunge il fiume San Vicente che scorre all'interno della grotta. Si prende la barca che percorre altri 250 metri e pian pianino ci porta all'uscita. Vicino alla grotta c'è un ristorante dove abbiamo fatto un spuntino prima di proseguire. Siamo diretti al sorprendente Murales della Preistoria, che si trova a 4 km a est del villaggio di Vinhales. Il Mural della Preistoria di Vinhales è un dipinto sopra la parete naturale del Mogote Pita. Ha una lunghezza di 120 metri e è uno dei dipinti a cielo aperto più grandi al mondo. È stato progettato dall'artista cubano Leo Virgilio González Murillo nel 1961. Racconta l'evoluzione di questa particolare zona del mondo.
Popolazioni indigene, dinosauri, molluschi e animali particolari sono riportati su queste enormi rocce, circondati dall'armonioso contesto naturale della Valle di Vinales. Un bel giardino rende il luogo perfetto per una pausa relax. Per chiudere questa giornata stupenda, siamo andati a mangiare in un agriturismo meraviglioso immerso nelle verdi colline di Vinales, a circa 1 chilometro dal centro del villaggio. Un posto incantevole che si apre ad un panorama mozzafiato su tutta la valle. Vi consiglio di arrivare presto per godere del tramonto, gustando un delizioso cocktail sulla piacevole terrazza del ristorante. Da qui si può ammirare lo spettacolo del sole che tramonta proprio tra le montagne davanti. È il posto perfetto per salutare Vinales e perciò abbiamo deciso di ritornarci domani, perché rimaniamo ancora un giorno in questa magnifica valle. E domani andiamo a Caiuhúdias, un paradiso che vi faremo vedere nel prossimo video. Ci vediamo lì!